Siamo a Roma, alle Terme di Diocleziano, dove si trova una delle più grandi e importanti raccolte di iscrizioni romane. Qui sono conservati, uno vicino all'altro, 2 monumenti sepolcrali romani su cui sono incise le storie di 2 donne straordinarie. Entrambe vissero nell'antica Roma, anche se in epoche diverse. I loro epitafi fanno luce su di loro e sulle loro vite. Le voci femminili sono spesso quasi assenti nella narrazione storica, così come nell'arte, rese inaudibili dalle voci più forti e sovrastanti degli uomini. Ma donne straordinarie ci sono sempre state, ieri come oggi, e hanno fatto la storia. Entrambe le iscrizioni sono in versi, cioè contengono poesie composte per l'occasione che descrivono la vita della persona ricordata nell'epitaffio, ne lodano le virtù e talvolta incolpano il destino per una morte ingiusta e sopraggiunta troppo presto. È molto comune che le iscrizioni in versi contengano un invito al passante a fermarsi e a leggere ciò che è scritto sulla pietra. Comporre iscrizioni in versi sia in latino che in greco, oppure anche in entrambe le lingue, era un'usanza comune in tutto il mondo romano. Potevano essere commissionate letteralmente da chiunque, dai ricchi senatori, ai soldati, ai mercanti, agli schiavi, oppure essere incise spontaneamente da chi faceva graffiti su muri e mattoni, così tanto per passare il tempo. Rispetto a ciò che conosciamo della poesia latina e greca, le iscrizioni in versi ci mostrano la vivace varietà della lingua scritta e parlata, caratterizzata da varianti regionali e influenzata da musica, detti tradizionali, formule magiche e preghiere, che troviamo accanto a citazioni di autori famosi come Virgilio e Ovidio. La maggior parte delle iscrizioni in versi è composta nel famoso esametro, il metro dei poemi omerici e dell'Eneide, oppure in distici elegiaci, ossia un'alternanza di esametri e pentametri. Ma molte iscrizioni sono testimoni di tipi diversi e ritmi nuovi e insoliti, che mostrano la vitalità e la creatività dei loro autori. Andiamo ora a vedere le iscrizioni più da vicino. L'iscrizione in versi latini di Aglia Potestas fu incisa su una lastra di marmo all'epoca di Augusto o forse di Tiberio. Fu trovata in uno degli antichi cimiteri di Roma, tra la via Salaria e la via Pinciana. I fori servivano per fissarla a un muro con dei chiodi, mentre il foro al centro, invece, ospitava una sorta di decorazione metallica. Fin dal primo sguardo si capisce che non si tratta di un'iscrizione come tutte le altre. Le prime 2 righe sono scritte in caratteri più grandi e contengono un'invocazione agli spiriti dei defunti, dis manibus, e il nome della donna, Aglia Potestas. Il testo che segue è scritto in caratteri molto più piccoli. Il lettore antico doveva quindi per forza avvicinarsi per leggerlo. È qui che si trova la vera poesia, 50 versi che combinano esametri, pentametri e persino alcuni eptametri. Un mix che si discosta completamente dagli schemi metrici che si trovano nei testi letterari. Fos patricom poteusa sunaime suneune sofemu. L'iscrizione greca è incisa su 2 lati di una stele più piccola. Questa alla mia destra è la stele originale. Quella alla mia sinistra è una riproduzione del suo lato posteriore. Si tratta di un epitaffio per una certa Flavia Sofe, databile probabilmente alla fine del secondo o all'inizio del III secolo d.C. È stata rinvenuta sulla via Latina, ma il contesto di ritrovamento è poco chiaro. Un lato della stele pare rivolgersi a Flavia, mentre l'altro sembra parlare della stessa defunta a un pubblico più ampio. Il metro è l'esametro, ogni verso è diviso su 2 righe e una rientranza a ogni 2 righe segnala l'inizio di ogni nuovo esametro. Le prime lettere di ogni riga formano un acrostico sul lato frontale della stele che, anche se incompleto, deve aver scandito il nome di Flavia e possibilmente anche Sofe nella parte inferiore della stele, la quale è andata perduta. L'elogio di Aglia Potestas è un concentrato di tutto quello che non ci aspetteremmo dal mondo conservatore e patriarcale di Roma nei primi decenni dell'impero. L'iscrizione fu commissionata da Aglius, di cui Aglia era stata schiava per poi essere liberata. E Aglius è forse anche l'autore della poesia, ricca di richiami letterari ai più famosi autori latini come Virgilio e Ovidio. Inizialmente il testo presenta Aglia come una vera matrona, l'esempio perfetto dell'ideale femminile romano, una donna devota alla casa, alle faccende e a filare la lana. Fortis sancta tenax in sons fidissima custos. Era forte, pura, frugale, innocente, fedelissima guardiana della casa. Prima torò de lapsa fuit e ad ultima lecto, se turitatque diem positis ex ordine rebus.
lana qui manibus nunquam sine causa recessit. Era la prima ad alzarsi dal letto e l'ultima a tornare a riposare una volta sbrigate tutte le faccende domestiche. La lana non lasciava mai le sue mani senza motivo. Fin qui niente di strano, ma i versi successivi cambiano radicalmente tono. Aglius descrive il corpo di Aglia in un modo inaspettatamente intimo, svelando al lettore che i due forse avevano una relazione. Candida luminibus pulcris aurata capillis, et nitorin facie permansite burneus ille. Era splendida dagli occhi luminosi e dai capelli dorati. Sul suo viso c'era un luccichio d'avorio, tale che si dice non lo avesse nessun mortale, e sul suo seno bianco come la neve la forma dei capezzoli era piccola, e che dire delle gambe, aveva la posa di Atalanta sul palco della commedia. Ma cosa rende l'iscrizione così moderna? Beh, Aglia era una donna forte e sicura di sé. In questo caso si può dire che nomen est omen. Il cognome di Aglia, potestas, significa in latino forza, come recita anche l'ultimo verso dell'iscrizione. Credetemi, lei, resa famosa attraverso questa iscrizione, aveva del carisma divino. La forza di Aglia è sottolineata del resto anche negli altri versi. Niente la soddisfaceva eccetto quello che aveva e faceva per sé. Non aveva interesse a conoscere nuove persone. Pensava di essere abbastanza per se stessa. E poi, durante la sua vita gestiva 2 giovani amanti. Una casa ospitava entrambi ed erano accomunati da un solo spirito. Dopo la sua morte, questi 2 invecchiano separati l'uno dall'altro. Uno di loro sembra essere Aglius, ma chi è l'altro? Dal testo non è possibile capirlo. Queste parole suonano così inaspettate che alcuni editori del testo hanno cercato di interpretare il termine amanti solo metaforicamente. Però se ci atteniamo veramente a quello che c'è scritto, allora siamo di fronte a un esempio di donna pubblicamente rispettabile e dedita ai suoi doveri, ma allo stesso tempo libera nelle sue scelte sessuali. Questo sembra essere uno dei primi documenti che testimoniano un ménage à trois, in un mondo come quello romano che evidentemente non lo accettava, almeno apertamente, specialmente per una donna. L'epitafio di Flavia Sofe risulta a una prima lettura abbastanza enigmatico. Leggiamolo. Fos patricom poteusa sunaime suneune sofemu, lutro iscresa menè Christumuro naftiton agnon, aio non speusa satrisa itheia prosopa. Desiderosa della luce del Padre, mia consanguinea, mia consorte, Sofe, unta dai lavacri dell'unto, santo e immortale unguento, ti sei affrettata a contemplare i divini volti degli eoni, il grande angelo del gran consiglio, il vero figlio, avanzando verso la camera nuziale e ascendendo al letto nuziale del Padre, sei stata incoronata. Non ebbe lei, morendo, una fine comune, morì e vede davvero la luce immortale. Vive per i vivi, ma è veramente morta per i morti. Terra, perché ti meravigli di questa specie di defunta? O ne hai paura? L'oscurità del testo viene parzialmente dissipata una volta colta la sua chiave di lettura. Il riferimento agli eoni, all'angelo del Gran Consiglio e alla camera nuziale rivela che abbiamo a che fare con quella che era considerata un'eresia cristiana, lo gnosticismo valentiniano. Senza entrare troppo in dettagli tecnici, gnosticismo è un termine complesso che si usa di solito per indicare dei gruppi di dottrine filosofico-religiose che sono emerse nei primi secoli d.C. in ambiente cristiano. Queste dottrine teorizzavano uno specifico ordine del cosmo e dei modi in cui l'anima può tornare al suo luogo d'origine, che in parte ricordano quelli di alcune correnti neoplatoniche. In particolare, qui abbiamo a che fare con un indirizzo specifico di gnosticismo, quello dei seguaci di Valentino, predicatore attivo in Egitto nel II secolo d.C. La storia di Flavia è probabilmente raccontata da suo marito, dal momento che la donna viene chiamata consorte, mentre consanguinea non indica un legame di parentela, bensì verosimilmente una sorella nella fede valentiniana. E tuttavia il matrimonio di cui si parla nel Cuore del Carme non è quello di Flavia e del marito, piuttosto si tratta del cosiddetto rito della camera nuziale, che era proprio dei valentiniani, il quale avrebbe permesso all'anima di Flavia di ritornare alla sua origine e al luogo di queste entità mistiche, gli eoni e l'angelo del Gran Consiglio.
Al tempo stesso, però, è stato notato come la descrizione di questo rito assomiglia ai riti nuziali romani per come li conosciamo. L'ultima parte dell'iscrizione è danneggiata e un'ulteriore parte è mancante, dunque siamo un po' incerti sul resto della storia. La seconda parte dell'iscrizione mette a contrasto la morte di Flavia con la vera vita che ella vive adesso, secondo un linguaggio in codice proprio di questa dottrina. Al contrario di quanto accade nei componimenti pagani coevi e precedenti, nei quali è proprio la morte ad avere l'ultima parola, in questo componimento si rivela che Flavia vive per i vivi, ma è veramente morta per i morti. Vale a dire, è morta per i non credenti, ossia i morti nella concezione dei valentiniani, ma è viva per i suoi correligionari, appunto i vivi. La sua anima dunque vince il verdetto della morte terrena e ritorna al suo luogo d'origine, dove vive la vera vita agli occhi dei valentiniani. Il testo è notevole anche per il suo stile elegante, visibile ad esempio nelle allitterazioni del greco, nella nostra traduzione unta dai lavacri dell'unto. Abbiamo cercato infatti di rendere il gioco di suono dell'espressione Creisamene Christou, che si basa appunto sul significato letterale di Cristo, ossia l'unto. L'utilizzo del greco, e nello specifico di un greco raffinato al posto del latino, è poi un ulteriore motivo di interesse. L'origine di Flavia, infatti, non è certa. Alcuni legano il suo nome ai ceti elevati della società romana, mentre altri hanno pensato a una famiglia di schiavi affrancati all'epoca degli imperatori Flavi. Se Flavia era di madrelingua latina, però, ci si potrebbe chiedere perché il suo epitaffio sia in greco. La risposta si può dare ricordandosi che il greco è stata la lingua delle primissime comunità cristiane. Quanto a Sofe, poi, è stato ipotizzato che si tratti di un soprannome ricevuto, come consuetudine nel primo cristianesimo, successivamente alla conversione. Le iscrizioni di Aglia Potestas e di Flavia Sofe sono due testimonianze straordinarie. Sono in un certo senso due storie d'amore non convenzionale, entrambe complesse e dai dettagli per noi sfuggenti. L'elogio di Aglia Potestas è pieno di contraddizioni. Aglia è una donna indipendente e forte, sessualmente libera, ma questo non le evita di rimanere intrappolata nel suo ruolo di casalinga perfetta, schiava della casa. Ci piacerebbe certo sapere di più di questo triangolo amoroso, su cui molto rimane non detto. Anche i dettagli della storia di Flavia Sofe ci sfuggono. Le dottrine gnostiche sono molto oscure e ostiche da comprendere. Le conosciamo per lo più tramite le confutazioni dei padri della Chiesa che le hanno condannate come eretiche, oppure attraverso i testi gnostici, molti dei quali però sono una scoperta relativamente recente e pongono ancora molti problemi interpretativi. Il ruolo delle donne nello gnosticismo, poi, non è del tutto chiaro, e la storia di Flavia è una testimonianza importante a questo proposito. C'è un altro elemento però che accomuna le due storie. Entrambe infatti sono narrate da uomini che, pur non essendone protagonisti, filtrano le vicende attraverso il loro punto di vista. Ieri come oggi sentire le voci delle donne è difficile ed il rischio è sempre quello di ottenerne un'immagine distorta o incompleta. Spesso bisogna togliere la lente maschile che le rappresenta e cercare di leggere la storia che sta sotto. Solo così questi documenti storici ci portano a riflettere sui rapporti tra uomini e donne nella società romana. Le iscrizioni ci avvicinano, più di ogni altra fonte scritta, alla vita e ai pensieri delle persone che vi vengono ricordate. Soprattutto le iscrizioni in versi, che sono di solito più lunghe e ricche di dettagli rispetto a quelle normalmente in prosa. Dalle iscrizioni funerarie di Aglia Potestas e Flavia Sofe emergono due ritratti di donne eccezionali. Storie come queste non venivano e non vengono quasi mai raccontate. Perciò risulta tanto più straordinario che siano state incise sulla pietra, sotto forma di poesie, per essere lette e durare nei secoli.